Nell'anno di Leonardo non potevamo non dedicarci alla Gioconda, un capolavoro da un punto di vista pittorico, estetico, ma anche un'opera misteriosa, enigmatica, quel sorriso ironico, pungente, quello sguardo che si perde, che ti segue. Tutto questo ha contribuito a fare sì che quest'opera sia la più famosa, la più visitata al Louvre. Eppure, se da una parte noi percepiamo con gli occhi del nostro corpo questa opera, c'è un altro linguaggio che Leonardo ha utilizzato, lasciando all'interno della Gioconda segni, lettere e numeri. Ed è affascinante ricostruire tramite questi numeri e queste lettere un pensiero che Leonardo ha voluto esprimere, i suoi sentimenti, i suoi ideali. Si è tenuto con sé, pensate, circa 16 anni, 17 anni questo dipinto. Da decenni i più grandi storici dell'arte sono impegnati a tentare di comprendere quale poteva essere stata la modella di Leonardo, se era un'opera di carattere fantasioso, se era una costruzione ideale. Ebbene, nonostante questo, ancora oggi esistono varie versioni, perché tutti i geni sono impenetrabili. Anche il nostro staff in questi anni si è impegnato per cercare di trovare una risposta a questo enigma e sono state scoperte all'interno degli occhi della Gioconda due lettere. Uno, la lettera S per chi guarda la Gioconda, l'altra la lettera L. E poi nel ponte che fa da sfondo nella parte destra, nell'arcata più verso destra, è stato ritrovato un 72. Leonardo ha lasciato delle tracce, il 72, l'L e l'S. Il 72 nella tradizione cabalistica che Leonardo conosceva molto bene e che aveva acquisito attraverso Pico della Mirandola, nasconde un significato importante. Il 7 rappresenta la dimensione materiale e spirituale, il 2 la dimensione maschile e femminile. E anche il ritrovamento delle lettere S e L formano un anagramma. Leonardo ci ha voluto comunicare qualche cosa e ci siamo impegnati per cercare di far emergere questo invisibile, l'S e l'L. L'S rinvia al Salai, il secondo modello di cui si è avvalso Leonardo, e l'L rinvia a Lisa e allo stesso Leonardo. Perché ha lasciato questi segni? Li ha lasciati perché voleva comunque comunicare ciò che non ha mai scritto in nessun foglio. Nulla si sa della Gioconda perché Leonardo ha tenuto dentro di sé questo segreto che l'ha trasferito attraverso questa composizione di anagramma. Noi riteniamo che l'L rinvia a Lisa Gherardini, detta Monna Lisa del Giocondo, moglie di Francesco del Giocondo, un settaiolo importante fiorentino, di cui Leonardo ebbe la commessa nel 1501 per realizzare il ritratto della moglie, probabilmente per la nascita del primo figlio, per l'inaugurazione di un palazzo che era stato acquistato da poco tempo. Lisa Gherardini. Eppure, nonostante questo, si continua a ritenere da parte di molti storici che la modella poteva essere Pacifica Brandano, poteva essere un'altra marchese importante che è morta nel sud dell'Italia, poteva essere la nipote di Ludovico il Moro, Isabella d'Aragona e così via. Ma gli elementi che sono venuti alla luce ci confermano che Lisa Gherardini. Il Vasari scrisse che Leonardo, per il marito di Lisa Gherardini, Francesco del Giocondo, per far ridere la moglie che era malinconica e triste, mentre Leonardo la stava raffigurando, chiamò alla corte i giullari e clown. Venne smentito, eppure quel bel sorriso gioioso e meraviglioso che voi vedete, nella prima stratificazione della Gioconda, frutto di un lavoro, di una lunga ricerca fatta sulla Gioconda del Louvre, lei appare malinconica e triste. Leonardo così l'aveva vista nell'animo e così l'aveva raffigurata, e questo ridà valore a quanto scritto dal Vasari, considerato un po' fantasioso e creativo. E infine, qualche anno fa, venne ritrovata in una biblioteca in Germania un'opera di Cicerone
in cui erano trascritte alcune parole di Agostino Vespucci, un amico di Leonardo che sapeva scrivere in un italiano fluente, elegante, che Leonardo ha utilizzato varie volte per alcuni scritti. Cosa scrive Agostino Vespucci? Così Lisa del Giocondo, e speriamo, tradotto, che nella battaglia d'Anghiari Leonardo la realizzi e non si limiti ai soli disegni. E sotto la data importante, ottobre 1503. Vespucci ci conferma che quella prima modella usata da Leonardo era Lisa Gherardini, che essendo di famiglia aristocratica veniva chiamata Monna Lisa del Giocondo, e questo rappresenta la soluzione del primo enigma che era chiuso in questo dipinto, ma non esaurisce il mistero che ancora avvolge questa opera eccezionale.